Ciao amici, oggi vi parlo della pellicola Kodak Vision 3 500T, presentata recentemente da RCE, che sapete che è il più grande mercato di usato fotografico garantito che abbiamo in Italia, il quale mi ha chiesto di testare a fondo la pellicola, vista la mia esperienza ormai pluridecennale nel campo dell'analogico, del banco ottico, delle pellicole di medio, grande formato. Insomma, andiamo a conoscere questa 250D. Fa parte di un quartetto di pellicole che vengono confezionate da un'azienda italiana che si chiama DP66, che è anche colei che si occupa poi dello sviluppo di questa pellicola cinematografica, la ribobina e ci mette a disposizione, grazie a questa collaborazione con RCE, dei rullini con 4 tipologie di pellicola diversa: quella al tungsteno, la 500 ASA per intenderci, la 250D, quella con una sensibilità dimezzata ma molto più duttile, e poi la 50D, una sensibilità bassa per avere una finezza sia nella grana che nella qualità d'immagine complessiva. E non poteva mancare il bianco e nero, la Double X Eastman, eccola qua, quella che, vi dico la verità, preferisco fra tutte perché il bianco e nero è un po' il mio territorio, il mio ambiente di lavoro consueto con la pellicola. Nel sito del produttore troviamo un'ampia descrizione per introdurci questa pellicola al tungsteno. Già, la T sta per tungsteno. La prima di una nuova famiglia di negativi consente un maggior controllo e una maggiore flessibilità in ogni fase del processo di creazione delle immagini in movimento, delle riprese, della post-produzione, sia per un processo di lavoro digitale, ci dice, che tradizionale. Chiaro, digitale si fa riferimento al sistema ibrido, quindi a sviluppo e poi scansione. La pellicola Vision 500T mantiene la struttura nell'immagine e le caratteristiche generali che apprezzate nelle pellicole Kodak Vision 2, ma presenta una vasta serie di miglioramenti. L'avanzata tecnologia DLT, Dye Layering Technology, consente di ridurre notevolmente la grana nelle ombre e di esplorare nuovi livelli di esposizione, ottenendo risultati eccellenti. Questo sarebbe una cosa davvero interessante, anche perché leggo più avanti che ci dice: quando si riprendono scene in condizioni di scarsa luminosità, la pellicola 500T garantisce un rapporto segnale-rumore migliorato, e quindi tutto ciò poi si riverbera nella qualità delle immagini. Una latitudine di posa ampia, che è caratteristica un po' di tutte le Kodak Vision o delle pellicole cinematografiche, però c'è scritto ancora una volta la possibilità di catturare ancora più dettagli nelle zone più illuminate. Una pellicola davvero versatile a quanto pare, quindi non solo con la luce al tungsteno, ma anche con la luce diurna, ed ovviamente bisognerà adottare eventualmente dei filtri per ribilanciare le dominanti. Quello che comunque mi incuriosisce molto è questa elasticità che, parlando con il tecnico, mi diceva che addirittura è possibile sottoesporre o sovraesporre la pellicola anche nel singolo fotogramma. Quello che una volta si faceva che una volta si fa tuttora, mi ricordo i tempi della T-Max, che la si tirava anche di 2 stop, però si tirava tutto il rullo e poi bisognava andare a comunicare al laboratorio che era stato scattato con una sensibilità diversa. Invece mi dicevano i tecnici che qui si può anche sfidare la pellicola, quindi singolo fotogramma, uno sovraesposto, uno sottoesposto, tanto poi in sede di sviluppo viene compensato tutto dal bagno. La metterò senz'altro alla prova. Per fotografare ho utilizzato la Canon EOS, è stata la compagna di viaggio, la 500, per un paio di estati. Leggera, piccola, quando andavo nei posti dove insomma avevo già fatto e soprattutto dovevo arrampicarmi e magari temevo che le camere, quelle un pochettino più costose, potessero danneggiarsi sbattendo sulla roccia, con la polvere della Dolomite, e allora andavo con questa. Insomma, ho dei bei ricordi e delle belle ferrate, tra l'altro, proprio con questa Canon. E visto che il mio corredo è principalmente Canon, l'ho testata con il 50 mm 1.2, già perché la 500 mm T è una pellicola che si presta anche a questo, ma l'ho provata anche in luce diurna con il 70-200, col 400 f4 e con tanti altri obiettivi.
E siccome ne venivamo da 2 giorni di acqua che ha causato davvero gli allagamenti, non c'è stato modo migliore di provarla con riflessi, con un cielo anche lattiginoso, dato che stiamo parlando di una pellicola al tungsteno. Abbiamo detto che tutte le pellicole cine sono caratterizzate da un'ampia latitudine di posa e da una grana molto gradevole, mai troppo invadente. Ma quello che colpisce è che la 500T, che ha una sensibilità nominale tutto sommato che passa i 400, e invece possiede una grana finissima, proprio in relazione alla sensibilità. E poi questo fatto si trasforma ovviamente nella capacità di lettura nelle ombre, parlo dello scanner, parlo dello sviluppo, e quindi in gamma dinamica. I colori, contrasto, saturazione? Beh, sono molto naturali, non reali. Non reali perché non dimentichiamo che è una pellicola creata per la luce al tungsteno, quindi andrebbe utilizzata con un filtro compensatore. Però se avete un po' di dimestichezza anche così nel rimaneggiare la scansione, si fa presto a togliere quella dominante. Certo, c'è un po' di ciano, c'è un po' di magenta, e quindi in luce diurna va bilanciata. Molto bene invece la capacità di penetrare, chiamiamola così, nei dettagli delle ombre quando per esempio si fotografano soggetti che non sono proprio illuminati da una luce ottimale. In questo senso è vero quello che c'è scritto nella descrizione, perché col cielo nuvoloso, con gli interni, sono riuscito ad ottenere degli ottimi risultati e la grana è davvero molto contenuta per essere un 500 ASA. Giusto per darvi un'idea, questo è il crop al 100% di una scansione a 3200 dpi del fotogramma. Ecco, guardate effettivamente cosa si riesce ad estrarre. Quindi davvero una buona pellicola. Non la consiglierei a chi vuole lanciarsi nell'analogico come prima pellicola, perché ce ne sono altre eventualmente da provare con un approccio un po' più facile, come ad esempio l'ottima 250D. Adesso parliamo un po' dei negativi. Per prima cosa lasciatemi dire che con decenni di esperienza di laboratorio alle spalle posso dire che questi sono tagliati con precisione. Guardate che capita di tutto. A volte i vostri negativi, i nostri, tagliati di sbiego, tagliati male, soprattutto poi quelli, pensate, su un rullo da 120, perdere una porzione, ma per carità, questi sono tagliati bene e sono anche confezionati bene. Poi starà a voi metterli magari in un pergamino, in un sistema di raccolta e di archiviazione che sia più durevole nel tempo. Il tempo di inviare il negativo una volta esposto e poi ricevere il negativo, e tutto avviene nell'arco di una settimana, ma forse anche meno se siete nei paraggi, per esempio, di Salerno, dove ha sede il laboratorio. Il fatto saliente è che oltre al negativo vi mandano anche una scansione, che è molto importante per chi non ha dimestichezza proprio col negativo. E quindi avere la scansione, il file già pronto, che tra l'altro è anche una bella scansione, perché sono dotati di una macchina molto professionale, e vuol dire essere avvantaggiati, aver già il file da condividere, oppure se volete da stampare, oppure se volete da elaborare ulteriormente. Però mi raccomando, questo è un appello che faccio a tutti, soprattutto ai giovani: andate a ritirare i negativi, non lasciateli lì. Questa è la parte importante del vostro lavoro. È qui che avete impresso il progetto, lo sforzo, la ricerca. Questa è la parte più importante, fra le altre cose. È la parte che resterà anche fra 100 anni, fra 200 anni, mentre un file digitale, magari un JPEG, non sarà più leggibile perché ormai è obsoleto, questi no. La scansione che viene fornita è una scansione di qualità. Alle spalle c'è uno scanner Noritsu di quelli ultra professionali, anche se mi è arrivata voce che la DP66 è pronta ad un importante investimento in una macchina scansione di quelle definitive, molto performante e anche molto costose. La scansione è molto fedele al negativo, sebbene sì, qualche curva si vede che è stata applicata, e il che è un bene per chi si avvicina al negativo, intendiamoci.
Anche una leggera mascheratura per rafforzare la definizione sembra far capolino nel procedimento di scansione. Quello che si percepisce maggiormente comunque è la maschera di ritaglio automatica che lo scanner applica per porzionare il negativo, rendervelo diritto e senza parti nere. Ma è meglio così, perché se avete mai provato a fare la scansione di un negativo, bisogna posizionarlo, non sempre viene dritto dritto, allora bisogna rimetterlo, riscansionare, fare l'anteprima, poi ritagliare il bordo nero, rifare gli istogrammi. Molto meglio averla pronta come ce la fornisce DP66, assolutamente. E poi, in qualsiasi caso, se fra quelle che avete ricevuto, pronte per stampare si intende, ma ne voleste fare una fotografia un po' più grande, un poster, una stampa fine art, quindi con una densità di pixel maggiore, beh, a quel punto basta chiedere al laboratorio una scansione più profonda di quelle tipo professionali. Avrete un file più grande, ma ve lo potrete spendere con delle immagini per l'appunto stampate più in grande. Invece una cosa importante da segnalare è quella della scansione. Per chi non è avvezzo alla scansione, alla digitalizzazione della pellicola, quando ricevete il file potreste avere tra le mani un file un po' scialbo, poco contrastato, con dei colori tendenti un po' allo smortino. Deve essere così. Quando avete una scansione lineare, siete voi che decidete il grado di contrasto, senza andare a bucare i bianchi, senza avere delle ombre chiuse troppo profonde che non recuperate più. Vi ricordo, sono 4 pellicole, guardate le foto soprattutto, perché le mie chiacchiere possono essere orientative, come tutte quelle degli YouTuber, ma le immagini parlano chiaro e sono incontrovertibili. Ciao a tutti amici e alla prossima!